Oggi abbiamo Beatrice. Beatrice. Abbiamo il monitor che ci fa vedere le inquadrature di quella camera lì. Esatto. Quindi io ho azionato Beatrice e poi così di più che cosa vogliamo dalla vita? Non lo so, se riusciamo a sbagliarci pure questa volta, veramente ce ne vuole. Allora, la checklist dice che dobbiamo dire perché siamo qui. È vero, siamo qui perché ci accingiamo alla recensione di una coppia di diffusori da stand della Dynaudio. Sì. Parliamo dell'entry level di casa Dynaudio, che si chiamano Emit 20. Oh, Emit 20, Dynaudio grandissima azienda, Dynaudio azienda che a me evoca tanti ricordi anche di bambino, Allora, se dobbiamo fare i ricordi di bambino, quando tu, no, un po' prima perché io sono più vecchio. Sei più vecchietto. Quando tu saldavi i transistor, esatto. Io montavo i miei diffusori autoprogettati e il massimo del massimo del massimo era fare i diffusori con i diffusori Dynaudio. Sì. E io avevo un apposito spacciatore di driver Dynaudio. E chi era? Non si può dire. Va bene, allora chiudiamo adesso perché deve durare poco il teaser, ma subscribe e campanella dobbiamo dire adesso o dopo? Lo diciamo adesso, subscribe e campanella. Allora mi raccomando. A tra poco. A tra poco. Stiamo riprendendo. Giulio. Introduzione mozartiana. Mozartiana, quanto sei colto. Ma sì. sì. Allora, c'è qualcuno che mi ha chiesto tra le domande del canale se io ascolto prevalentemente i classici audiofili Dire Straits e non mi ricordo che cos'altro, e Pink Floyd, e ho risposto che anche. ma non solo, anche qualche altra cosa. Anche qualche altra cosa. Bene, allora, Dynaudio. Intanto diciamo un grazie, va? Diciamo un grazie a iFight che ci ha messo a disposizione le casse, grazie. iFight è il distributore italiano. Sì. Abbiamo scelto Dynaudio perché è un marchio che ci è piaciuto sempre tanto, appartiene un po' alla storia dell'iFi e alla storia non solo dei costruttori di diffusori, ma quanto anche di altoparlanti. Di altoparlanti sfusi, una volta si chiamavano sfusi per l'autocostruzione. Esatto. Allora, questo diffusore che stiamo provando è in effetti un entry level. Ora, parliamo sempre di un entry level di un certo livello perché, come dire, Dynaudio non è proprio un costruttore di fascia, di nicchia, consumer. È un costruttore di fascia un po' alta. Premium, chiamiamola premium, come dicono quelli bravi. Esatto, con un prezzo di 978 euro la coppia. Esatto. E che poi, come tutti i diffusori da stand, bisogna poi considerarci anche il costo di uno stand adeguato, perché non è che li potete mettere nella libreria, così come il nome altoparlanti da scaffale o bookshelf farebbe presupporre. No, perché gli fareste un torto. Da notare che in questo, diciamo, piccolo diffusore sono però racchiuse tutte le più importanti migliorie, avanzamenti tecnologici che la casa Dynaudio è riuscita a mettere a punto nel corso dei lunghi anni della sua storia. Quindi parliamo di tutta una serie di piccoli accorgimenti molto interessanti che rendono il contenuto tecnologico di questo diffusore particolarmente Tra l'altro una cosa che mi piace tanto è che la cupola del Twitter esteriore è una cupola in seta da 28 che è un po' il marchio distintivo di fabbrica della Dynaudio, che però all'interno cosa racchiude, Giulio? Racchiude una controcupola. Esatto. Una controcupola, esattamente. Della stessa grandezza, non siamo riusciti a capirlo, ma probabilmente sì. Il Twitter si chiama Cerotar. Ok. Cerotar. E quindi ecco, ci sono, ad esempio, io ho trovato molto bello il componente del woofer che è da 18 cm, privo di cupola parapolvere, montato a filo mediante questa, diciamo, splendida cornicetta in plastica che nasconde le viti. E anche il mobile è molto ben realizzato, e una cosa che ho trovato molto
bella, molto, poi la faremo vedere, è il particolare, diciamo, del pannello del baffle. Eccolo. Sì, esatto, che è riportato quindi a sbalzo rispetto alla parte in legno, leggermente rastremato e con una sorta di profilo che sta qui sopra, una sorta di arco di circonferenza. Insomma, ci sono una serie di piccoli accorgimenti per cui di primo acchito ti rendi conto che non è il classico diffusore. No. Ecco, spicca subito. Spicca subito. E spicca anche nel peso. Sì, 10 kg. 10 kg a diffusore. Diffusore non concepito per il B-wiring, per cui i morsetti di dietro sono soltanto per una coppia di cavi. Diffusore in bass reflex, quindi con il tubo di accordo posto posteriormente in alto. Il che sconsiglia assolutamente la sistemazione, l'abbiamo detto, a libreria. Esatto. Nella dotazione, come da tradizione di Naudio, ma come da tradizione di tanti costruttori, vengono forniti dei tamponi cilindrici in gomma piuma da infilare dentro al tubo di accordo laddove diciamo, si desiderasse mitigarne l'emissione. Esatto. E si devono fare delle prove nel caso, ma insomma noi consiglieremmo di cominciare senza, per poi eventualmente, anche perché non è che parliamo di un woofer di grandi dimensioni e che quindi ha delle escursioni in basso particolarmente generose. No, assolutamente. Quindi, se vogliamo, è veramente il classico diffusore due vie, diciamo, senza eccessivi voli pindarici. Esatto. Però, come da tradizione di Naudio, splendidamente realizzato e monta a bordo due eccellenti componenti che poche aziende si possono permettere, perché di Naudio, l'abbiamo già ricordato, lo diciamo ancora, è una di quelle aziende che ha una qualità storica nella costruzione dei componenti che quasi nessuno ha. No, assolutamente. E veramente è una vita che realizzano. Non lo so quanti anni c'ha di storia, ma credo. Lo recuperiamo il dato, ma insomma sì, è un'azienda che sta sul mercato e che fa sviluppo e ricerca da tantissimo tempo. E vogliamo sventrare? Sì. Mi toccherà sventrarlo. E quindi spegniamo Mozart e ci trasferiamo nella sala smontaggio. Allora, ci troviamo di fronte a un diffusore, ma soprattutto a un marchio da Naudio che fa un po' la storia della diffusione, no? Ma poi l'abbiamo detto, lo diremo ancora nell'ascolto, ma con un rapporto qualità-prezzo così vantaggioso non mi aspettavo di trovare una costruzione dei componenti e del cabinet così raffinata. Cominciamo, Giulio, avvicinati, con questo splendido woofer. Allora, è schermato, non capisco molto perché, visto che oramai non ci sono più tubi catodici in giro, ma è schermato. Questo è il magnete di schermatura, questo è il magnete principale. Potete vedere quanto siano particolarmente grandi e surdimensionati, ma la cosa più sconvolgente è la bobina mobile. Spero che si veda bene, Giulio, eccola lì, è qua, sì. Vedete che si muove? Certamente. Ok, questi sono tutti i fori di ventilazione e sono tantissimi, e qua poi possiamo notare questi fori circolari. Aspetta che ci arriva. Eccolo, ok? Questi fori circolari che servono anch'essi per fare la ventilazione. Questa è la ventilazione interna, mentre questi qua fanno la ventilazione esterna. E tra l'altro potete vedere come sia molto grande ecco qua, l'escursione, l'X-Max altissima di questo woofer. Questo woofer sembra un woofer molto più costoso. Qual è l'unica differenza che c'è? Sta proprio nel cestello, perché questo è un cestello in ferro stampato e quindi ha le campate un pochino più larghe, mentre invece quelli delle casse molto più costose hanno campate in alluminio più sottili e che quindi scongiurano le riflessioni vicine, cioè quelle riflessioni che
che dall'aria compressa posteriormente sbattono sulla campata e tornano sul cono cancellando. Il cono è un cono in un materiale particolare, particolarmente rigido, molto leggero, sospensione di tipo tradizionale, di tipo tradizionale, e quindi il woofer lo possiamo licenziare con un 10 perché come rapporto qualità-prezzo è veramente impressionante. Lo mettiamo a posto e veniamo al tweeter. Aspetta, sì, sto fermo. Sì. Il tweeter che in questo momento è coperto da questo fantastico coperchietto giallo. L'unica azienda che usa questo coperchietto intelligentissimo per fare la spedizione della merce, eccolo qua. Si stappa. Esatto, e c'è la classica cupola in seta, tanto cara a noi audiofili perché ci riporta un po' agli anni 90, no? Al KO10 DTS, va bene, al D28. Al D28, bravo. Esattamente. Non abbiamo smontato il tweeter per una questione di rispetto, perché sarebbe un po' complicato, ma poi faremo vedere da qui dietro, quindi tra poco, che il tweeter dietro ha un sistema di smorzamento posteriore delle onde emesse dal tweeter stesso. Entriamo dentro? Entriamo dentro. Sì. Assorbente acustico, qui c'è la classica doga di rinforzo. sì. Il mobile è tutto realizzato in MDF ad alta densità da 2 cm o da 2 cm e mezzo. Ok, il woofer è avvitato. Con delle viti, sì. Poi fatemi girare perché così facciamo vedere il filtro. Eccolo qua, un filtro molto semplice con una bobina avvolta in aria, quindi più pregiata rispetto a quella con il traferro, 2 semplici resistenze di attenuazione e l'unico condensatore sul tweeter è di una certa qualità. Ecco, quindi ha una pendenza 6 dB ottava sul tweeter, e possiamo notare che i condensatori sono tutti a tolleranza bassa 5%, non sono marchiati con, diciamo, dei prodotti particolarmente esotici o esoterici come va tanto di moda adesso, però insomma ci dobbiamo ricordare che la fascia di prezzo è una fascia. I connettori di potenza come sono fatti? I connettori di potenza, eccoli qua. Questo è al contrario, adesso poi la girerò perché sennò non la possiamo rimontare. Ecco. Sono classici e non c'è il B-wiring. E compare una bella scritta impedance 6 ohm. 6 ohm, esattamente. Potenza 160 watt, ed è un made in China. Esattamente. Facciamo vedere poi il tweeter, vediamo se con la luce ce la facciamo. Vediamo poi il tubo d'accordo, che è dotato di questa particolare, diciamo, pattern spiraliforme, rastrematura. Sì, ti piace la rastrematura? Vediamo poi se ai nostri follower possiamo far vedere il tweeter. Vediamo un po' se lo riusciamo a inquadrare qua dentro. Eccolo là, sì, perfetto, lo vedete perfettamente. Quelle rastremature che vedete sono proprio dei condotti di accordo che servono per caricare la cupola posteriormente, quindi evitare che ci siano delle cancellazioni nell'emissione posteriore. Bene, vediamo dettaglio sull'angolo del mobile. Esatto, il mobile è ben rifinito, ben rifinito, sì. Assolutamente. Bene, direi che per quanto riguarda lo sventramento è Emit 20, sì, con soddisfazione possiamo considerare finito lo sventramento e si passa al rimontaggio. Sempre sì, poi speriamo che funzioni, no? Ma sì. Dai, vai. Abbassiamo. Diciamo che la nostra affezione per Dynaudio questa è una coppia di D28 AF che stavano montati
su una venerabile coppia di Sonus Faber minima FM2 e purtroppo uno dei due c'è scritto rotto, bobina bruciata, perché effettivamente anche questi mirabili Dynaudio D28AF raffreddati al ferro fluido, esatto. Esattamente. E beh, poveracci, quelli delle mie Sonus Faber hanno tirato, uno ha tirato le cuoia dopo 40 e rotti anni, insomma ne aveva tutti i diritti. Certo. Facciamo vedere anche la busta però. Sì. Sul merchandising diciamo che Dynaudio andiamo carrozzati, benissimo. Forte. Dunque, che diciamo di queste Emit 20? Che ti è sembrato? Faccio io il tranchant e poi dopo tu argomenti? A me mi sono piaciute, mi sono sembrate grosse. Come avere un diffusore da pavimento ma in dimensioni small size. Mi sono piaciute. Allora, questa cosa effettivamente secondo me è quella che di primo acchito colpisce di più. Cioè tu metti questi diffusori e ti aspetti il suono di un diffusore bookshelf, ti ritrovi con un gigante, grande, esatto. Ti ritrovi con un gigante che dici ma com'è possibile? La cosa singolare è che poi io associo questo suono gigante che esce dal mini diffusore a dei diffusori particolarmente curati dal punto di vista del mobile, onde evitare le diffrazioni e quant'altro. Insomma, che una cosa del genere sia accaduta quando abbiamo messo in questa stanza le Vivid Audio Kaya S12 che hanno quel mobile stranissimo e che costano 12 volte più di queste. Vabbè, ma dettagli. Vabbè, lì me l'aspettavo, ma questi invece hanno una scatola proprio convenzionale, che è più convenzionale. Un baffle, a parte quelle due finiture che quasi sono più finiture estetiche che funzionali. Però comincio a pensare che forse invece non sia così, e che abbiano il loro valore dal punto di vista funzionale. Sì. Comunque, morale della favola, questi diffusori ricostruiscono nell'ambiente un fronte sonoro gigantesco. E questo insomma devo dire fa piacere, certo. è molto gratificante. Allora, io dico gli altri parametri. Vai. Dopodiché però farò una piccola osservazione non cattiva. Te la concedo. Grazie. Allora, perché permettimi di dire una cosa, il diffusore da 1.000 euro non può andare in recensione come quello da 5.000 o come quello da 10.000, perché sennò noi perdiamo di credibilità. Assolutamente. Dunque, mi è piaciuta molto la timbrica generale di questo diffusore, quindi molto accurato, molto, come posso dire, privo di grana, e questo ovviamente va anche, come dire, a merito di tutto ciò che c'è a monte, quindi l'amplificatore Copland, il DAC, la scala, il server JGAT, il cablaggio, tutto quanto. Però nel momento in cui arriva al diffusore, queste peculiarità, questa setosità, questa dolcezza del suono non si perde assolutamente, anzi viene molto valorizzata. Sì. L'equilibrio timbrico generale, a mio avviso, è piuttosto spostato sul medio, cioè un bellissimo medio, sì. Molto dettagliato ma anche arioso, e mai spigoloso, bello, decisamente sì, molto bello. Un volume a ascolto basso, a volume basso veramente piacevole. Tra l'altro noi qui stiamo ascoltando in sottofondo non credo che si senta comunque gli archi dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Rockwood. Anche a volume così basso, noi ci stiamo chiacchierando sopra, si riescono a percepire e a capire perfettamente le sonorità dei gruppi degli archi, e non è trascurabile. Si fa apprezzare. Si fa apprezzare. E ci siamo ovviamente fatti i nostri bravi giretti con delle cose un po' più energiche, jazz un po' più energiche. Aspetta, il rock, quello che sentono gli ascoltofili, no? Il rock, quello che sentono gli ascoltofili. Ci siamo fatti anche un giro con i Dire Straits per far contento il nostro amico che ce lo ha chiesto. Esatto. E anche qui naturalmente il tutto si è svolto con grande soddisfazione. Posso dire... Vai, te lo concedo. Me lo concedi. Allora,
proprio nell'ascolto del programma rock, Sì. o quindi con un sano incedere di percussioni, basso e batteria, Sì. ho come avuto la sensazione di un basso e batteria un po' staccati dal resto dello spettro audio, cioè come se andassero un po' leggermente per conto loro, la gamma bassa, veloce, solida, ma poco coesa con la gamma medio-alta e alta. Come se quel tipo di ascolto con quel genere musicale lì avesse evidenziato una cosa che con la sinfonica, con la musica da camera non mi era risultata chiara, come se ci fosse un carattere differente fra la gamma bassa di questo diffusore e la rimanente parte dello spettro. Non dico poca coesione, ma un carattere differente, se sono riuscito a spiegarmi. Se posso dire però che viene fuori solo con un certo tipo di generi e non sempre, quindi ho capito quello che vuoi dire, sono d'accordo con te, però forse stiamo già quasi volendo trovare al diffusore delle caratteristiche che non appartengono alla sua classe di appartenenza, Allora, perché poi ricordiamoci che costano meno di 1.000 euro la sì, coppia. ma infatti, ecco, questo è una cosa che va detta e faccio pubblica ammenda. Allora, quando il prodotto è buono o molto buono come in questo caso, il recensore che è in me comincia a alzare l'asticella, comincia a non applicare la griglia di valutazione del diffusore da 1.000 euro, ma comincia ad applicare la griglia di valutazione del diffusore da 5.000 euro, e allora lì magari va a cercare il pelo nell'uovo. Però, ritornando con i piedi per terra, questi sono diffusori che hanno un prezzo di listino di 978 euro, uno street price non lo so, perché non ho idea, magari forse anche qualcosina di meno, e quindi il bilancio, tra l'altro, hanno dalla loro anche la facilità di pilotaggio, perché sono molto semplici da pilotare. Sì. Quindi allora diciamo che noi adesso, per coerenza di impostazione della recensione, stiamo andando con il nostro Copland, che è un 100 watt, ma le abbiamo anche pilotate con un valvolare da 40. Bello. Era pure troppo bello il valvolare per le casse, ma ce la siamo goduta. Sì, ce la siamo goduta. Assolutamente. Quindi, se siete alla ricerca di un diffusore al di sotto dei 1.000 euro, ben costruito, solido, di provenienza non certa, di più, ultra certa, anzi potremmo dire di provenienza blasonata, e bello esteticamente nelle sue finiture legno, quello che abbiamo qui in prova, nero e bianco, una chance a queste Dynaudio io gliela darei. Certo, anche perché, ultima cosa, essendo un marchio estremamente blasonato, tiene anche poi il mercato dell'usato, quindi non solo state comprando un diffusore che ha tutte le caratteristiche che ha elencato Giulio, ma qualcosa che, se provate a vendere, ci riuscite nell'arco di pochissimo tempo. Quindi bravi Dynaudio, assolutamente, e magari più avanti con la prova di un prodotto un po' più di fascia alta. Grazie per averci seguito in questa recensione, subscribe, campanella, e ciao, alla prossima.